Ciao a tutti e benvenuti su Segreti Turchi. Prima di iniziare, ricordate di iscrivervi al canale, mettere like a questo video e, se volete sostenere ancora di più il nostro lavoro, potete unirvi alla community. Grazie di cuore. Ora andiamo dritti alla storia di oggi, perché la notte scorsa, mentre la città tremava sotto una pioggia fitta e il ronzio lontano del traffico si confondeva con i tuoni, è successo qualcosa che ha spaventato migliaia di spettatori e ha fatto trattenere il fiato ai fan in tutto il mondo. Parliamo di Afra Saracioglu, una delle stelle più luminose della televisione turca. Rientrava a casa dopo una giornata interminabile sul set di Kuma, un set serrato, fatto di scene complesse e ritmi che non perdonano. Quella che doveva essere una guida prudente nella notte, fradicia e scura come velluto bagnato, si è trasformata in un momento che ha fatto il giro dei media internazionali, allarmando soprattutto la sua fortissima fanbase in Spagna, da sempre tra le più affezionate e vocali. Le prime notizie sono arrivate a scatti, confuse, come se la tempesta distorcesse anche le parole. I testimoni presenti hanno raccontato che la pioggia non dava tregua e le strade somigliavano a lastre di vetro. L'asfalto era liscio, traditore. Afra, stanca ma attenta, guidava con cautela. Poi, all'improvviso, la traiettoria ha vacillato. L'auto ha perso aderenza, si è spostata di lato e ha colpito con violenza le barriere metalliche sul bordo della carreggiata. Il botto, secco e fragoroso, è rimbombato fino a diversi isolati di distanza. Alcuni residenti hanno spalancato le finestre, altri sono scesi in strada con gli ombrelli piegati dal vento. Hanno allertato i soccorsi e si sono avvicinati con la prudenza di chi sa che un attimo può fare la differenza. Chi è riuscito a vederla da vicino ha raccontato che Afra era sveglia, lucida abbastanza da rispondere, ma visibilmente sconvolta. Il respiro corto, le mani strette come a cercare un appiglio. Lo sguardo perso nello sforzo di rimettere ordine al tumulto delle sensazioni. Le sirene hanno tagliato il buio in pochi minuti. Nonostante la pioggia ostinata, i paramedici e la polizia sono arrivati con prontezza. Hanno verificato le sue condizioni, l'hanno coperta, le hanno parlato con voce calma, e l'hanno trasferita d'urgenza in un ospedale privato, dove ad attenderla c'era un'equipe preparata a escludere che l'urto avesse causato danni più seri del previsto. La notte, intanto, sembrava non finire mai. In ospedale, i medici hanno effettuato esami accurati, uno dopo l'altro, per accertarsi che non ci fossero lesioni interne. Ore sospese, in cui l'unico suono era il ritmo regolare delle macchine e il mormorio misurato del personale. Alla fine, la diagnosi ha portato sollievo, una contusione importante e una contrattura muscolare. Niente di irreparabile. Dolore, certo, e un affaticamento che non si cancella con uno schiocco di dita, ma nessuna conseguenza che potesse mettere in pericolo la sua salute. Per precauzione, i medici hanno deciso di trattenerla in osservazione per alcuni giorni, così da monitorare il recupero e modulare una terapia mirata di riposo e fisioterapia leggera. Nel frattempo, fuori dall'ospedale e dentro gli schermi di mezzo mondo, la notizia ha iniziato a correre. Bastati pochi secondi di video girati da chi passava di lì per spingere il nome di Afra in cima ai trend su X, Instagram e TikTok. In quelle clip, lei appare cosciente, pallida, gli occhi lucidi ma fermi, mentre i paramedici la sistemano con calma e la coprono. È stato un attimo, le condivisioni sono esplose e i commenti sono diventati un'ondata di solidarietà. Dalla Turchia alla Spagna, dove le serie turche sono più che una passione, sono un linguaggio comune, i messaggi hanno riempito le bacheche: forza, Afra, siamo con te, riprenditi presto, la tua salute prima di tutto. Anche il mondo dello spettacolo ha fatto sentire la sua voce, con colleghi e amici che hanno pubblicato parole di affetto. Ma il messaggio che ha placato davvero gli animi è arrivato da Mert Ramazan Demir, il suo compagno nella vita e sul set, l'uomo che il pubblico vede accanto a lei non solo nelle scene, ma anche nei momenti che contano. Con tono fermo ma rassicurante, Mert ha spiegato che le condizioni di Afra sono stabili, che sta reagendo bene alle cure e che non è in pericolo. Ha chiesto ai fan di pazientare, di evitare speculazioni e di inviare pensieri positivi,
fiducioso che qualche giorno di riposo farà la differenza. Si racconta che Mert sia arrivato in ospedale ancora con addosso la stanchezza del set, i capelli umidi per la pioggia, e che non abbia lasciato la struttura finché non ha avuto un quadro chiaro della situazione. Chi lo ha visto giurerebbe di aver sentito il suo sussurro quando, tenendole la mano, le ha promesso che il lavoro può aspettare e che l'unica cosa che conta è vederla tornare serena. Un gesto semplice, ma per chi conosce il loro rapporto, il sigillo più sincero di una vicinanza che va oltre la ribalta. Poco dopo è arrivata anche la nota ufficiale della produzione di Kuma. Con parole misurate ma piene di rispetto, il team ha sottolineato la professionalità di Afra e ha annunciato che il calendario delle riprese verrà rimodulato, per darle il tempo di recuperare senza pressioni. La sua salute è la priorità assoluta, hanno scritto, facendo capire che le scene verranno riorganizzate in modo da alleggerire i suoi impegni, senza forzature e senza correre rischi. Una decisione che ha raccolto applausi e applausi virtuali, perché quando il sistema si ferma per proteggere chi lo fa brillare, significa che qualcosa sta cambiando. Mentre arrivavano gli aggiornamenti, si è aperta una conversazione più larga. Quanto è duro il ritmo delle serie turche? Quante ore richiede davvero un episodio? Quanta pressione si accumula quando il successo ti insegue a ogni ciak? I fan hanno condiviso riflessioni e ricordi, citando scene amate e mesi di attesa, ricordando che dietro la perfezione dello schermo ci sono persone, corpi, stanchezze. In Spagna, dove Afra e Mert sono seguiti come pochi, i forum e i gruppi dedicati hanno lanciato catene di messaggi di incoraggiamento, e in molti hanno promesso di rivedere i loro episodi preferiti come segno di sostegno, trasformando l'ansia in calore collettivo. Le ore successive sono state un filo teso tra prudenza e sollievo. Qualcuno ha lasciato fiori all'ingresso dell'ospedale, altri hanno disegnato cartoncini con frasi semplici, riposati, ti aspettiamo, non correre. Dall'interno, trapelava che i medici consigliavano un protocollo prudente, analgesici, impacchi, respiro profondo, sonno vero. Un equilibrio delicato, quello di chi deve guarire senza farsi travolgere dal bisogno di tornare subito, perché il pubblico chiama, il set aspetta e la dedizione, a volte, è una voce più forte della ragione. Tra i corridoi, si mormora che Afra abbia chiesto notizie del lavoro, preoccupandosi di non ostacolare nessuno. Pare che Mert, con un mezzo sorriso, le abbia ricordato che non deve dimostrare niente a nessuno e che tutto troverà il suo tempo. Una piccola scena privata, riflessa in mille immaginazioni, lui che calma, lei che annuisce, la tempesta fuori che pian piano si spegne. Sui social, intanto, circolava un breve audio, la pioggia che batte sui vetri, una voce che dice va tutto bene, ci vediamo presto. Non è chiaro se fosse Afra o un membro dello staff, ma l'effetto è stato immediato, i commenti si sono riempiti di sollievo. C'è chi ha ricordato come la coppia, negli ultimi mesi, abbia mantenuto un profilo elegante, fatto di professionalità e misura, e come proprio quella misura sia diventata un rifugio nei momenti difficili. Non ci sono clamori inutili, solo fatti, cure, pazienza. È arrivato poi un altro aggiornamento dal set di Kuma, alcuni giorni di pausa, una riscrittura intelligente di alcune scene, un piano di lavoro flessibile per permettere ad Afra di rientrare gradualmente. È un modo di dire al pubblico: ci siamo, ma con senso. È un modo di dire agli attori: siamo qui per voi. Messaggi come questo fanno capire perché certe produzioni resistono al tempo e crescono, perché una squadra non è fatta solo di bravura, ma di attenzione. Nel turbinio delle notizie, si è parlato della Spagna come di una seconda casa per i fan di questa storia. Non sono mancati articoli e post in castigliano pieni di calore, oltre a hashtag che, per una notte intera, hanno unito città diverse. È la dimostrazione che le storie attraversano i confini quando vengono raccontate con cuore, e che due volti come quelli di Afra Saraciolu e Mert Ramazan Demir riescono a costruire, oltre al successo, una relazione autentica con chi li segue. E così, mentre la pioggia ha lasciato posto a cieli più chiari, la situazione si è stabilizzata. Afra riposa, controllata e curata. Mert veglia, presente quanto basta, discreto il giusto.
La produzione di Kuma tiene informati i fan senza eccedere. Il pubblico aspetta, ma lo fa con una nuova consapevolezza. Prima di ogni scena, c'è una persona da proteggere. Ora tocca a voi, cari spettatori di Segreti Turchi. Come vi ha fatto sentire questa notizia? Cosa vi ha sorpreso di più di quello che è accaduto? Scrivetecelo nei commenti. La vostra voce, qui, conta davvero. Se desiderate altri aggiornamenti sulle vostre star turche preferite, iscrivetevi, attivate le notifiche e, se volete sostenerci, unitevi al canale. Diteci anche quali celebrità vorreste al centro del nostro prossimo racconto. Le vostre interazioni aiutano questa comunità a crescere e tengono vive conversazioni che, come vedete, sanno unire, consolare e dare forza. Grazie per averci seguito. Prendetevi cura di voi e ci rivediamo nel prossimo video.